Sapete chi erano i pretoriani? Le corps pretorie. Magari se chi ci guarda proviene da Roma o comunque conosce Roma, sicuramente avrà sentito parlare dei castra pretoria. Sostanzialmente erano le caserme in cui erano acquartierati i soldati posti a stretta guardia dell'imperatore, prima del princeps e poi dell'imperatore, per rispettare giustamente la storia romana. I pretoriani erano dei soldati scelti, erano scelti all'interno delle varie legioni per diventare, grazie alla loro grande forza fisica e alla loro estrema fedeltà provata, gli uomini a maggior contatto, a stretto contatto con chi deteneva il comando. I pretoriani sono un termine sostanzialmente clonato fino ai giorni nostri, specialmente nei regimi autoritari, in cui il dittatore, l'uomo forte al comando, ha bisogno di circondarsi di gente fidata e soprattutto di soldati che gli siano fedeli fino alla morte. Si suol dire guardia pretoriana quando si parla appunto della guardia personale dell'uomo forte al comando. In epoca contemporanea ci sono stati diversi esempi di guardia pretoriana, ma nessuno probabilmente ha mai toccato le vette raggiunte dalle tristemente note Waffen-SS. Le Schutzstaffel si affermano all'interno del regime nazista di pari passo con la scalata al potere del Partito Nazionalsocialista e quindi di Adolf Hitler. A poco assumono sempre più rilevanza, sostituiscono le SA come importanza nei gangli del futuro regime, diventando prima di tutto le guardie del corpo di Hitler. Ne garantiscono la sicurezza e non è un caso che siano proprio le SS a partecipare in prima fila alla notte dei lunghi coltelli. Ne abbiamo già parlato in un apposito video che ritrovate nel canale. SS contro SA. Vi ricordate perché le SA vennero liquidate? Per un motivo abbastanza semplice, potere. Il loro fondatore Ernst Röhm voleva sempre più potere, voleva addirittura trasformare le SA in un vero e proprio esercito, magari sostituendosi alla Reichswehr, che non vedeva di buon occhio la questione. Le SS inizialmente non vogliono divenire un esercito all'interno dell'esercito, quindi ottengono la preferenza da parte tanto del regime nascente quanto dell'elite del vecchio esercito erede delle tradizioni prussiane. Ma col tempo le cose cambiano. Segnatevi questi tre nomi: Josef, Sepp, Dietrich, Theodor, Eike, Kurt Dalüge. Ve li siete segnati? Tutti e tre membri delle SS, tutti e tre partecipanti alla purga della notte dei lunghi coltelli. Sepp Dietrich è un omone grande e grosso, combattente, grande esperto di tattiche di combattimento e grande organizzatore. Eike è la guardia del corpo preferita di Hitler, assieme al suo autista, Emil Maurice. Dalüge viene posizionato a capo di ciò che resta delle SA subito dopo l'epurazione di Röhm e di tutti gli altri capi delle SA. Questi tre membri, assieme a un quarto ufficiale che arriva dall'esercito, Paul Hauser, danno vita al nucleo originario delle Waffen-SS. Un nucleo che sorge all'interno di una formazione ben precisa, la Leibstandarte Adolf Hitler. Cos'è la Leibstandarte? Semplicemente è il reggimento di sicurezza posto a guardia personale proprio di Hitler, una guardia pretoriana, nel vero senso della parola. La Leibstandarte è composta da militi molto forti, fisicamente ben addestrati e che prestano giuramento di fedeltà esclusiva a Hitler in persona. È un'idea di Dietrich che coinvolge gli altri due membri delle SS e che alla fine vede la partecipazione anche di Hauser. Hauser che viene sostanzialmente coinvolto inizialmente come ispettore dell'addestramento. La Leibstandarte nasce ufficialmente il 30 giugno 1934, per poi evolvere nel giro di un anno e mezzo in una vera formazione militare. Di più, non ci sono solo i membri della Leibstandarte all'interno delle SS, c'è anche la Totenkopf-Verbände,
vuol dire sostanzialmente la branca delle SS dominata dalla testa di morto. Forse l'avete vista sui copricapi, sui berretti di molti membri delle SS. La testa di morto contraddistingueva i membri delle SS dedicati alla gestione e sorveglianza dei campi di concentramento. Dovevano portare con sé nella tomba e oltre la tomba il segreto di ciò che avveniva all'interno di quei campi. Viene data possibilità ai membri della testa di morto di divenire a poco anche membri delle future Waffen SS, ma ancora non se ne parla esattamente di SS combattenti, questo significa Waffen. Si preferisce mantenerle di riserva, come sostanzialmente un supporto all'esercito regolare. Paul Hauser viene incaricato di ispezionare, supervisionare l'addestramento di questo primo nucleo che parte dalla Leibstandarte e si evolve con delle scuole di preparazione, dei reggimenti e delle brigate di formazione. Da quel momento in avanti, dal 1936 fino all'invasione della Polonia a settembre del 1939, le prime formazioni delle future Waffen SS restano sostanzialmente di retroguardia, non svolgono azioni, vengono coinvolte nella occupazione dell'Austria, nell'Anschluss e in quella dei Sudeti, ma non sparano mai un colpo, quindi non possono dimostrare di essere affidabili non tanto dal punto di vista ideologico, quanto piuttosto dal punto di vista prettamente militare. Non sono ancora, almeno per quello che riguarda un'analisi prettamente tattica, l'equivalente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Italia. Quella milizia sorta dalle camicie nere fasciste e che ottiene lo status di forza combattente al punto che le legioni che vengono mandate in Etiopia per conquistare appunto l'Etiopia spesso e volentieri vengono travestite, pur essendo unità regolari dell'esercito, da milizia, e non solo, con l'avanzamento e soprattutto la riorganizzazione del Regio Esercito, quasi tutte le divisioni vengono innervate, irrobustite da una legione di camicie nere, un po' per saggiare la fedeltà dell'esercito italiano e delle sue grandi unità al regime. Ma questa è un'altra storia. Se le camicie nere hanno la possibilità comunque di mettersi alla prova a livello soprattutto militare, su un teatro operativo, prima in Etiopia, poi in Spagna e infine già allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, le Waffen SS, o meglio quelle che diventeranno le Waffen SS, devono pazientare, devono aspettare l'invasione della Francia. Solo in quel momento le varie formazioni, a partire dalla Leibstandarte, che in quel momento si sta trasformando da reggimento della guardia a una vera e propria divisione, prima meccanizzata e poi corazzata, solo in quel momento, dicevo, iniziano a partecipare ai combattimenti, inizialmente di retrovia, in riserva. Poi, a poco, entrano in azione. La prima possibilità è in Olanda, Paesi Bassi, Utrecht. È un'avanzata piuttosto semplice. Gli olandesi non riescono a opporsi alla forza tremenda della Wehrmacht e di tutti gli soldati tedeschi. Successivamente la presa dell'Aia, la città che oggi ospita il Tribunale Penale Internazionale. Poi l'inquadramento all'interno del 19° Panzerkorps del generale Guderian, la leggenda dei mezzi corazzati, l'uomo forse più emblematico all'interno dell'arma corazzata, e forse anche un segnale, perché da quel momento in avanti, 1940, le Waffen SS avranno sempre di più la possibilità di formare divisioni prima meccanizzate di granatieri e poi corazzate. Crescono moltissimo, crescono a dismisura e crescono anche ad atrocità, perché mentre il soldato tedesco semplice della Heer, quindi dell'esercito, mantiene un elevato codice d'onore, certo ci sono comunque anche degli esempi negativi di truppe tedesche regolari che si lascia andare a dei massacri. Le Waffen SS diventano sinonimo di terrore. I futuri membri della divisione Totenkopf, ad esempio, mettono in atto un massacro, il massacro di Le Paradis, 27 maggio 1940. 99 soldati del Royal Norfolk Regiment vengono falciati dalle mitragliatrici dopo che si erano arresi ai tedeschi. I superstiti vengono infilzati a colpi di baionetta. È raccapricciante come massacro e non sarà l'unico, né in Francia né, peggio ancora, un anno abbondante dopo, sul fronte orientale. Nel frattempo, come dicevamo, le Waffen SS crescono sempre di più, ottengono la possibilità di reclutare e di formare sempre più divisioni. Però a un certo punto si pone un problema. Le Waffen SS dovrebbero rappresentare la purezza assoluta dell'uomo ariano,
quindi dovrebbe essere anche il manifesto di quel credo razziale su cui si basa il regime nazista. Dovrebbero essere tutti, o almeno la maggior parte, tedeschi puri, alti, biondi, con gli occhi azzurri, massicci nel fisico. Il guaio è che se già la selezione razziale in Germania non è semplice, figurarsi in tempi di guerra. Quindi dopo un po' si ricorre per il reclutamento a un espediente chiamato Volksdeutschen. Chi sono? Sono ungheresi, rumeni della Transilvania, boemi, croati, successivamente baltici e poi olandesi, valloni, fiamminghi, galiziani, persino italiani. Tutte persone, tutte etnie che teoricamente non avrebbero niente a che fare con il grande Reich nazista, ma che vengono riconosciuti in un modo o nell'altro, a volte in modi molto fantasiosi, come discendenti di un ceppo germanico perduto e dunque autorizzati a vestire la divisa con i fulmini gemelli. A proposito, le Waffen-SS si mantengono strettamente separate dall'esercito, hanno delle loro uniformi, al punto che possono addirittura sperimentare tra le prime la mimetizzazione, delle loro insegne, non hanno gli alamari classici dell'Oher, ma portano i fulmini gemelli, dei loro gradi completamente diversi rispetto a quelli dell'Oher, addirittura alcuni gradi non corrispondono alla gerarchia classica, e dei loro appellativi. È un corpo pretoriano in tutto e per tutto. Un corpo pretoriano che, come si diceva prima, cresce a dismisura. Se pensate che nel settembre del 1942, nel momento sostanzialmente di massima espansione del Reich, con la sesta armata di Paulus che è in vista di Stalingrado, le Waffen-SS avevano già raggiunto la forza ragguardevole di 188.000 uomini, vuol dire quasi 19 divisioni. Ebbene, un anno dopo è arrivate a 350.000 uomini. Al culmine dello sforzo, le Waffen-SS arrivano a contare la bellezza di 38 divisioni. Il nucleo principale è composto da divisioni di fanteria non tedesche, Volksdeutschen. Poi ci sono le unità corazzate, i cui nomi verranno scanditi sui campi di battaglia, ma anche nelle aule di tribunale, quando sarà il momento di fare i conti con la giustizia. La Leibstandarte, la Das Reich, la Totenkopf, la Viking diventano particolarmente note per le efferatezze sia sui campi di battaglia che nei confronti dei civili e dei partigiani. Poi ci sono altre due divisioni corazzate che abbiamo già incontrato in un'altra storia, quella dell'operazione Market Garden, il fiasco di Montgomery. Trovate il video nel canale. Quando Montgomery pensò a un piano per concludere anticipatamente la guerra, ma spedì un intero battaglione di paracadutisti inglesi in bocca a due divisioni corazzate delle Waffen-SS che si stavano riorganizzando ad Arme, la Hohenstaufen e la Frundsberg. Poi ci sono le divisioni da montagna, divisioni pensate per la guerra in montagna. Una di queste, la Handschar, nome tedesco che significa scimitarra, viene reclutata nei Balcani con l'ausilio interessato del Gran Mufti di Gerusalemme, Hosseini, un uomo profondamente antisemita che cerca di facilitare l'ingresso di truppe musulmane, i bosniaci sono di religione musulmana, proprio in funzione anti-ebraica. Ma non ci sono solo loro. C'è addirittura il caso, e anche di questo ce ne siamo già occupati, della cavalleria cosacca, che pur con le proteste del suo comandante von Panwitz, a un certo punto dalle insegne dell'Oher passa a quelle delle Waffen-SS. Sarà un'ulteriore condanna a morte per i cosacchi. Poi ci sono ovviamente altre divisioni di cavalleria, divisioni di polizia, divisioni di fanteria meccanizzata. 38 divisioni, ben più di una semplice guardia pretoriana, una sorta di esercito in concorrenza con l'esercito regolare. E anche per questo motivo, riferendoci a un altro video presente nel canale, che quando il colonnello von Stauffenberg e gli altri congiurati dell'operazione Valchiria decidono di riscrivere il piano Valchiria, lo fanno escludendo le Waffen-SS, perché hanno il timore che quelle truppe non li possano seguire, anzi che possano mettersi d'intralcio e contestare ciò che sta facendo la congiura, armi in pugno. Forse nel calcolo di von Stauffenberg aveva contato anche un precedente italiano. Vi ricordate? All'inizio parlavamo anche delle camicie nere italiane della milizia volontaria. Ebbene, nel corso della guerra, l'Italia spedisce al fronte alcuni reparti della milizia, anche autonomi. Un caso molto particolare è quello della cosiddetta divisione giovani fascisti, che viene mandata in Africa settentrionale a farsi massacrare, ma quello è un caso particolare, appunto, eccezionale. Poi c'è il caso della divisione corazzata M, divisione corazzata che non entrava mai in azione,
viene costituita nell'estate del 1943 con personale proveniente dalla milizia, affidata al generale Calvi di Bergolo, che tra l'altro è parente del sovrano di Vittorio Emanuele III, destinata a essere armata con carri italiani di ultimissima generazione, il P2640, ma anche con materiale tedesco, con i Panzer, una divisione che dopo la caduta di Mussolini viene riorganizzata, rinominata, ma mantenuta in disparte, anche quando avvengono i primi combattimenti tra italiani e tedeschi. Motivo? Fedeltà ideologica. È lo stesso comandante della divisione a non garantire la fedeltà ideologica delle truppe e dei comandanti inferiori al re e al governo. Per questo motivo, sulla scorta di quell'esempio e di quel precedente, von Stauffenberg e gli altri congiurati escluderanno le Waffen-SS dalle truppe coinvolte nell'operazione Valchiria. Non ci si può fidare. Non è il caso di provarci, perché il loro piano potrebbe saltare miseramente. Le Waffen-SS concludono la guerra in ripiegamento. La maggior parte di queste truppe cerca di arrendersi agli alleati occidentali. Il motivo è semplice. A est i sovietici fanno prigionieri tra l'esercito regolare, nello Heer, ma se si ritrovano di fronte a qualcuno con i fulmini gemelli, si dice che lo passino immediatamente per le armi, senza processo. È troppo vivo il ricordo dei massacri che coinvolgono tante unità, tanti comandanti. Uno di questi lo abbiamo già incontrato, è Oscar Dirlewanger. Trovate tra l'altro la sua storia sempre in questo canale. A Norimberga le SS tutte vengono definite organizzazione criminale, un'organizzazione dedita a commettere crimini contro l'umanità, ben oltre il crimine di guerra. È il motivo per cui nei processi gli ufficiali delle Waffen-SS rischiano molto, rischiano moltissimo, rischiano alcuni di questi anche l'impiccagione. C'è da dire una cosa però, che per quanto le condanne a morte siano state elevate in proporzione, il 71% dei condannati a morte apparteneva alle Waffen-SS o comunque aveva un grado all'interno delle Waffen-SS, moltissimi comandanti non hanno ricevuto la pena massima. Parliamo di comandanti conosciuti, pensiamo a Felix Steiner, il cui nome probabilmente ricorda qualcosa a coloro i quali ricordano il famoso sfogo di Hitler, immortalato anche da una nota pellicola cinematografica. E con lui Sepp Dietrich, sì, lui il fondatore della Leibstandarte, o Joachim Peiper, l'uomo cui ci si ispirerà sempre a livello cinematografico per almeno due personaggi, il comandante spietato delle truppe corazzate in La battaglia dei giganti e il generale Tanz in La notte dei generali. Tutti questi comandanti alla fine riceveranno delle pene detentive, ma potranno vivere in serenità la loro vecchiaia. Soprattutto quello che emerge dalla esperienza di questo corpo pretoriano terribile, le Waffen-SS, oltre alla spietatezza, oltre la precedenza in ambito tecnologico con il ricorso alle armi più moderne, oltre addirittura alla precedenza per quanto riguardava il plasma disponibile in caso di ferita sul campo di battaglia, col tatuaggio del gruppo sanguigno sotto l'ascella, ricorda qualcosa. Ricorda la fedeltà cieca e assoluta verso il dittatore, il fanatismo, a volte irrazionale, la spietatezza, ma anche l'efficienza. Alcuni anni dopo la guerra, un ex ufficiale delle Waffen-SS avrà a dire: oggi la Bundeswehr, cioè l'attuale esercito tedesco, resisterebbe forse una settimana contro qualsiasi esercito ben addestrato dagli alleati occidentali e non resisterebbe nemmeno un giorno contro i sovietici. Le Waffen-SS potevano resistere contro un nemico ben superiore e per lungo tempo, merito probabilmente dell'equipaggiamento, dell'addestramento, ma anche di quel fanatismo che ne attraversava le fila, un fanatismo pericoloso, un fanatismo che a volte sfociava in psicopatia e in follia, un fanatismo che se consentì a diversi membri delle Waffen-SS di sopravvivere alla guerra, costò moltissimo in vite umane su tanti territori, campi di battaglia, ma anche in paesi comuni, qui in Italia, in Francia, nei Balcani e ovviamente in Polonia, in Ucraina e in Bielorussia. Quindi oggi possiamo domandarci quanto pericoloso è un corpo pretoriano ideologizzato con un giuramento di fedeltà a un dittatore e con la disponibilità, anzi la precedenza assoluta sugli armamenti. Secondo me la pericolosità è ampia. È il motivo per cui è sempre bene diffidare quando le soluzioni di sicurezza passano attraverso la creazione di corpi di questo tipo.